Ciao, benvenuto in questo nuovo video dal titolo Le 1000 e passa lezioni che Bach ci ha lasciato per il basso elettrico. Chiaramente non è possibile perché Bach è vissuto in un momento in cui il basso elettrico non c'era, ma i concetti che lui ha usato all'interno di molte sue composizioni, dalle suite per violoncello solo, alle sonate partite per violino, ma anche le invenzioni a 2 voci e a 3 voci per clavicembalo, lì dentro ci sono tantissime idee, tantissimi spunti che possono essere applicati sul basso per capire, per poter sviluppare delle idee nuove su come improvvisare, su come accompagnare, su come fare il solista con il basso elettrico, anche se chiaramente non sono state pensate per questo strumento. Quindi questa serie di 3 video dedicati appunto alle 1000 lezioni di Bach è ironico come approccio, però serve per dirti ok, da Bach possiamo attingere tantissimo. Quello che invece voglio portare avanti io invece è di lavorare sulle invenzioni a 2 voci. Ho registrato con Andrea Zeppieri tutte le 15 invenzioni con 2 bassi elettrici, le abbiamo anche pubblicate, nel senso che qui c'è una versione che qui la puoi scaricare gratuitamente, questa è una versione completamente, perfettamente diteggiata, dove tutte le 15 invenzioni, le 2 parti vengono diteggiate in modo che tu puoi trovarle. Chiaramente non esistono le tab perché nel mio modo di insegnare le tab non so cosa siano, sono un materiale che non considero nemmeno, però ci sono le diteggiature che seguono sempre il lavoro che riguarda il mio metodo, cioè questo metodo ti permette di arrivare a leggere alla perfezione queste 15 invenzioni, come abbiamo fatto Andrea ed io all'interno di questi video, ma quello che voglio fare in questo video è estrarre, in questo in particolare, è estrarre materiale, in questo caso dall'invenzione numero 4, che è quella in Re minore, estrarre del materiale, svilupparlo sullo strumento in modo da avere sotto controllo diverse tecniche che appunto Bach ha ideato, ma che noi andiamo a sviluppare sullo strumento. In questa che è l'invenzione numero 4, ti chiedo quindi di suonarla, ma non semplicemente suonarla a pappagallo come si fa di solito, la impari a memoria, no, di analizzarla, di smontarla, di capirne gli elementi, come piace fare a me, come all'interno del corso faccio sempre, il bassista contemporaneo faccio sempre, trovarne gli elementi, adattarli, trasportarli e automaticamente farli tuoi, usarli liberamente per poi creare delle improvvisazioni o melodiche o degli accompagnamenti. Consideriamo sempre il fatto che nelle invenzioni a 2 voci ci sono 2 voci, una in chiave di violino, scritta in chiave di violino e una scritta in chiave di basso, ma nessuna delle 2 in realtà accompagna l'altra, sono tutte e 2 indipendenti, sono tutte e 2 perfettamente sincronizzate e perfettamente in armonia, ma nessuna delle 2 è inferiore all'altra. Di solito il basso accompagna facendo delle note lunghe, mentre il chitarrista o il sassofonista ha tante possibilità melodiche. In questa invenzione a 2 voci, e per questo le considero utilissime, il materiale è equivalente tra le 2 parti, quindi anche il basso fa esattamente le stesse cose che fa la parte superiore. Ok, questa è l'invenzione numero 4, qui la vedi in l'ho stampata, una delle parti, appunto ci sono tutte 15, ma questa è la numero 4 che è in Re minore. Come ti dicevo già nel video precedente, è molto interessante perché qui siamo in Re minore ed essendo in Re minore noi la sintetizziamo con una scala di Re minore naturale, ma in realtà il più delle volte Bach usa la scala minore melodica e sale e scende con la stessa scala, che poi è la stessa scala che viene usata nel jazz, quello che si chiama la jazz minor. La cosa interessante è che Re minore significa avere tendenzialmente in chiave il Si bemolle, ma anche la sua, quindi poter passare tranquillamente tra Re minore, minore naturale ad esempio, e Fa maggiore, che è la sua relativa maggiore. Infatti, come ti dicevo nell'altro video, ma lo ripeto perché è importante, se siamo in Re minore sicuramente si lavorerà anche con delle parti in Fa maggiore, anche con delle parti alla sottodominante, cioè in Sol minore con 2 bemolli in chiave, questo è Sol minore, naturale,
Questo è minore melodica. In Sol minore, ti dicevo, anche in Si bemolle maggiore si modulerà, ma anche, sempre siamo partiti dal Re minore, in quella che è la sua dominante, cioè La minore, o La minore melodica anche lei, e a volte anche in Do maggiore. Quindi, partendo da un'unica tonalità che è quella di Re, c'è sempre all'interno di questo pezzo un passaggio, infatti la partenza è il Re minore con il suo Do diesis, la sensibile proprio per essere in Re minore, ma già in questa zona si modula in Fa maggiore, cioè nella relativa maggiore. Poi ci sono altre parti, in questa zona abbiamo un Sol diesis perché stiamo andando in La minore, quindi ci stiamo spostando. Andiamo a vedere come funziona. La partenza, che è questa frase, questa è veramente, come già in quella in Do maggiore, è la chiave che poi viene sviluppata e questa frase funziona con queste logiche. Re, Do diesis, quindi abbiamo Re minore, in questo caso con la sesta minore, con la sensibile che è la settima maggiore, e c'è questo salto. Quindi già questa frase è molto interessante da portarla su tutti gli altri gradi. Vado sul Mi, vado sul Fa, adesso lo trasporto sul Sol. Questo è Sol minore, anche sul La. Questi sono elementi che posso tranquillamente usare, quindi sul La, Re, Sol, Do, Fa. Questi sono interessanti. Lo stesso identico modello, quindi poi faccio Si bemolle, Mi, La e torno Re. Un'altra particolarità che qui è interessantissima, questa stessa frase è la stessa che era in chiave di violino, per noi bassisti è più comoda ma è la stessa. Questo Fa, La, Re, Mi, Sol, Do, Si. L'Ho estesa, cioè in pratica questo è ta 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 Fa La Re, che è un Re minore, questo che è Mi Sol Do diesis, che è praticamente un Do diesis diminuito, posso svilupparla, la sviluppo sul Do diesis, Si bemolle, La, Sol e Re, variata. E questo è un altro elemento che io posso usare in un'improvvisazione mantenendo quindi lo spirito, questo secondo elemento. Un terzo elemento interessante secondo me è questo, che poi si era già proposto, si era già visto anche prima in chiave di violino, qua. Cioè un gruppo di 6 note formato da 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tutti esercizi che posso sviluppare stando sempre nella tonalità di Re minore, che sono tutte le 5 forme, come si studia nel mio corso, di Fa maggiore. Un'altra cosa bellissima che c'è qui è questo che è un pedale fermo di Mi, perché mi fa in realtà è come se fosse tutto un, già da qua, un Mi settima. Questo è un pedale
anche se il basso fa un trillo, e sopra abbiamo invece una scala di La minore melodica, da qui, che anche lei continua tutto, perché qua stiamo modulando dal Re minore alla scala di La minore. La minore melodica, quella che sarebbe la scala minore bacchiana, detta anche jazz minor, che vuol dire che sale e scende sempre con la sesta maggiore e la settima maggiore. Sol, Fa maggiore, Do. Praticamente ti ho preso le scale, le tonalità vicine a Re minore melodica, Sol minore melodica, La minore melodica. Quindi la scala minore melodica di La, Sol minore melodica, Fa maggiore che è relativa di Re minore melodica. Poi abbiamo il Re minore melodica, Do maggiore e anche Si bemolle maggiore. Tutte queste sono le scale vicine alla tonalità di Re, quindi lavorare improvvisando, partendo dallo stimolo, gli arpeggi, anche salendo con una e scendendo con l'altra, e lavorare con scale minori melodiche. Questa era quella di La, quella di Re, Sol, Do maggiore, Fa maggiore, Si bemolle. Con questo materiale ho 6 tonalità, oltre a quella di Re ne ho altre 5, quindi tutto questo materiale è validissimo per essere usato nell'improvvisazione. Provo adesso a fare con una base in Re minore, e ti metto alcuni elementi di quelle cose che ti ho appena elencato. Quindi note della scala, questo fra l'altro si riconosce particolare questo salto di settima, oppure arpeggi, sempre della scala, oppure elementi di 3+3, oppure scale minori melodiche su un pedale. Vedo cosa riesco a tirar fuori. Ok, quindi ho isolato questi pochi elementi, il pezzo iniziale, che in assoluto è il più importante, gli arpeggi con questo do diesis con la sensibile, questi elementi a 3 note, l'idea di una scala minore melodica, in questo caso su un Mi settima c'è una scala di La minore melodica che poi ho riportato anche comunque in Re minore e in Sol minore, perché all'interno del pezzo è una tonalità vicina e ci sta. Tutto questo materiale puoi anche tu, se cerchi, se ti prendi questa invenzione e la suoni diverse volte, trovi altri elementi che puoi prendere come spunto e puoi variarlo e poi mescolarli ad altro materiale che invece non hai, diciamo, programmato prima. E quindi questo è un lavoro interessantissimo e stiamo prendendo delle idee di Bach, le stiamo adattando al nostro modo di suonare, non abbiamo pretese di fare cose equivalenti alle sue. Chiaramente le sue sono troppo superiori
e in questo modo però ci portiamo avanti nello sviluppare sullo strumento, su diciamo queste che io considero delle lezioni perfette per il basso elettrico, ma ideate da Johann Sebastian Bach. Ci vediamo in un prossimo video, ciao!